Eccoci qua. Father Flynn. Ciao a tutti, oggi siamo qui in questo luogo incredibile con Father Flynn e siamo a Lough Derg nel Purgatorio di San Patrizio. Prima insomma di entrare e raccontarvi quello che vorremmo chiedere a Father Flynn, vorremmo chiedere un pochino about your story. Vogliamo chiedere un pochino a Father Flynn cosa ha portato lui a vivere qui durante maggio e agosto e la sua vita, insomma un po' un overview sulla tua vita. Allora, I came here first as a pilgrim in 1966 when I was a teenager, and at that time it wasn't unusual for boys and girls to when they finished the academic year, particularly if it was a year for public examinations, to come here and pray that God might help them to get through the examinations. So that was, as I say, 66. I was ordained in 76. Ho studiato 4 anni a Roma, Ok. una bellissima esperienza. So I came here, and then in 1978, when I was 2 years a priest, I was asked to come here to substitute for one of the regular members of staff who wasn't available for a little while. So during that pilgrimage season, I was here for about 4 weeks, small place, and then the following year I was asked to come as a regular part of the team. Quindi Father Flynn venne qui, diciamo, già quando era più ragazzo per chiedere un po' una benedizione per gli esami che faceva a scuola, però dopo nel tempo, sostanzialmente nel 1978, venne qui, proprio fu trasferito qui dopo aver fatto il seminario a Roma per prendersi cura di questo posto. All'inizio poche settimane e poi divenne una cosa più stabile. And for about 12 years, Marco, I was in a teaching position. So I had the long summer holiday, and I used to come here for about 6 weeks. And I don't know what it was, but I was always very happy for my experience here. I suppose it was a balance. The meeting pilgrims and the pastoral side of it was a balance to the teaching role that I had month by month. Quindi sostanzialmente ha trovato un equilibrio nel corso degli anni che gli ha permesso di stare qui più tempo tra la sua funzione quindi di insegnante e quella di pastore, possiamo dire, diciamo di perseguire la sua parrocchia, e quindi ha iniziato a passare più tempo qui. So, and then even when I left the teaching role, when I was in parish work, I used to come here in a more voluntary capacity, maybe for 3 weeks each year. And then a little bit unexpectedly, in 2017, the priest who was prior here, who was in leadership here, moved to a different position, and it was a bit unusual that at that time of my life I would be asked to take on this role, but the place by then was already very much in my heart, and I was very happy to come here. Quindi a un certo punto nel 2017 sostanzialmente la persona che si occupava di tutto questo luogo, di Lough Derg, fu sostanzialmente spostata e lui divenne effettivamente la figura di riferimento che tutt'oggi si occupa dei pellegrini e della cura di questa meravigliosa isola al centro di Lough Derg. So that is my story. Beautiful story. We have some questions. Noi abbiamo alcune domande che faremo a Father Flynn. La prima domanda che volevamo fargli è: come vedi la connettività, chiamiamola così, nel mondo moderno? Adesso siamo tutti super connessi con Instagram, Facebook, TikTok, qualsiasi cosa possiamo vedere tutto in tempo reale. Invece qui non prende nemmeno internet. Se io prendo il mio smartphone non posso collegarmi. Quindi cosa vedi? Cosa c'è qui che possiamo trovare di più o di diverso dal mondo moderno? E cosa il mondo moderno con tutta questa connettività si sta perdendo?
So, Marco, for me, it seems that the word in your question there, that we are super connected, is the secret. That I think we are super connected. We are probably over connected, troppo. Okay, and so if we are all the time connected, we are being torn away from the present moment, and from what is real, and from what is deep, because we have all these super connections and superficial connections, and we can lose contact with the quieter things and the deeper things. Pope Francis comes back to this again and again. È una cosa molto interessante, una bella risposta che ci ha dato Father Flynn, perché quello che noi stiamo vivendo adesso è che non è che siamo semplicemente super connessi, ma probabilmente siamo troppo connessi, e questa connessione che viviamo tutti i giorni spesso non ci permette di essere connessi con noi stessi. Questa cosa qui è qualcosa che dobbiamo recuperare, perché probabilmente ci stiamo perdendo la connessione proprio con noi stessi. That's right, yes. And it is interesting that particularly younger people, university students, younger people who come on pilgrimage here, they, even more than people of my age or that, they are the ones who first of all kind of think, you know, can I survive without my phone? You know, what can I do? You know, and they're surprised that is there a place on the world that doesn't have connectivity? You know, yeah. But they are the very ones who, after they spend their 3 days here on the traditional pilgrimage, you know, they sense a freedom. They say, to be without the phone, again. they can breathe again. Yes. È incredibile, perché i ragazzi che vengono qui non sanno spesso, dicono non so se riuscirò a vivere senza il mio telefono, e invece dopo 3 giorni qui riescono come a respirare di nuovo, riescono a trovare di nuovo aria pulita. Thank you. We have a second question for you. The second question, la seconda domanda che faremo a Father Flynn è: cosa chiedono esattamente i pellegrini che vengono qua? Qual è la domanda più frequente che fanno? I suppose it relates, Marco, to what we were speaking about just now. They speak to us about peace, okay, and it's not that everyone who comes here comes troubled or comes with a problem or comes with a big spiritual crisis. Far from it. In fact, one of my colleagues who often works here and regularly makes the pilgrimage himself, he speaks about, you know, that he comes here, as I do. I make the pilgrimage every year. Sometimes I have something in particular that I want to bring to God to pray for. More often I come because it's that time of year and it's part of my year. But who knows what the agenda is that God may have when I come here. And so God, as St. Ignatius is strong on this, God says the Creator deals directly with the creature. Okay, and so I come with my agenda. Someone else has an agenda. La risposta è bellissima, perché non è... lui dice, spesso vengono con tante domande, tante preghiere che vogliono dire, e magari spesso è connesso anche con quello di cui abbiamo appena parlato. Ma in realtà quando lui viene qui, viene non con una domanda specifica, ma per immergersi nel silenzio e per capire cosa effettivamente gli sta chiedendo Dio in quel momento. Quindi è come se rovescia il discorso. Non sono io, ma sei tu che mi devi. Bellissimo. La terza domanda è su qualcosa che abbiamo imparato oggi, ovvero che quindi dall'XI secolo venivano qui e rimanevano 24 ore sostanzialmente senza niente, a digiuno, senza fuoco, lasciati all'intemperie. Addirittura alcuni facevano testamento prima di venire qui, perché era veramente qualcosa di vicino alla morte. Questa è qualcosa di estremo, però la nostra domanda è: perché cioè noi viviamo in un mondo appunto pieno di benessere, cibo quanto ne vogliamo, perlomeno
noi occidentali. Viviamo di fronte, diciamo, abbiamo tantissimi comfort e questo è un bene, perché tante persone purtroppo non ce l'hanno. Però perché una persona dovrebbe venire qui e dovrebbe lasciare tutto questo, quasi, magari questo è un esempio estremo, avvicinarsi alla morte? Cos'è che le persone cercano nella penitenza? So again, I mean, you say it quite rightly, Marco, that in the West we have, well, most of us in the West, plenty of people, even in the West, don't. But one of the things that we receive when we take off our shoes, we go barefoot here. Okay, when we fast from food, one simple meal each day during the 3 days of the pilgrimage and so on, is that we place ourselves somehow physically and even emotionally, we somehow take our place beside those who do not have a choice about whether they will eat today or even tomorrow. Quindi quello che stiamo facendo noi quando veniamo qui, addirittura qui camminano a piedi scalzi, piccola parentesi, quando si arriva qui a fare, diciamo, questi giorni di penitenza, si rimane scalzi. Anche qui, quando fanno il giro, sono scalzi. Questo lo fanno perché è come avvicinarsi un po' alle persone che soffrono, alle persone che non hanno questi comfort, come per cercare di capire un po', immedesimarsi un po' con le persone che non hanno questi comfort sostanzialmente. Yes, and the other side of it then is to say, to approach in not just in an intellectual way, but in an experiential way. I suppose something of my humanity, something of that ultimately I don't own myself, I don't own my own life, that what I have received is in fact a gift. And so to be without, to fast, to do it, actually teaches me thanksgiving, teaches me appreciation. Benissimo. Sostanzialmente fare questa esperienza un po' di penitenza, mangiare soltanto un pasto, fare cose semplici, ci ricorda la nostra umanità, ci ricorda, diciamo, che quello che ci è dato ogni giorno è un dono e che spesso diamo per scontato, ma che non lo è. E fare questa esperienza ci ricorda un po' quali sono le cose importanti, diciamo, a cui tenere nella vita. Let me offer you finally something from one of the poets, the Irish poets. Now, I'm not talking about somebody more recent like Seamus Heaney, who was here and made the pilgrimage here, but going back some centuries, one of the medieval Irish poets speaks about coming here and his experience for 24 hours in the purgatory of Saint Patrick, and he says that his regret is not that he is without food or without warmth or without, his regret is that he is without what he desires, which is a true sorrow for his sins and a true devotion for Christ. And he says, the Savior of the world, when he came here, didn't have very much, chose not to have very much. Why should I complain about being without something for a few hours, for a few days? Quello che ha detto Father Flynn è che un poeta irlandese, quando venne qua, il suo pensiero, la sua preoccupazione non fu cosa ho da mangiare, come mi riscaldo, non fu quello, ma di non sentire fino in fondo tutta la fatica, tutta la povertà e tutta la sofferenza che voleva per i suoi peccati. Perché se io non posso sentire questo, non posso immedesimarmi con Dio che è sceso, si è fatto uomo e che non aveva niente e che ha sofferto più di me. Grazie, Padre Flynn, è stato veramente bella intervista. Grazie. Insomma, invitiamo tutti i nostri amici che ci seguono a venire qui e a sentire veramente la quiete e la speranza che si respira in questo luogo. Va bene? E ci sarà Padre Flynn a raccogliervi. Grazie. Prego. Grazie.